The Webby Awards è il più importante premio assegnato ai siti web nel mondo. Quest'anno è arrivato alla 14ª edizione e i selezionati sono stati tra 10.000 siti valutati e proposti. Questi siti sono stati creati in ben 60 nazioni del mondo. Il Webby Awards è composto da 70 categorie in cui vengono premiati i vari siti e per ogni categoria ci sono 2 premi. Il primo viene rilasciato da una giuria composta da ben 500 persone appartenenti al mondo del web, dell'arte, dell'informazione e del business. Questa giuria si chiama International Academy of Digital Arts. Invece il secondo premio è assegnato direttamente dalla rete, chiamato The People Voice Awards, e sostanzialmente questi 2 premi definiscono il vincitore. Spesso sono assegnati, come vedremo in alcuni casi, tutti e 2 allo stesso vincitore. In questa edizione i mainstream media, quindi televisione e giornali, hanno ottenuto molti più premi rispetto al passato in molte categorie grazie ai forti investimenti che sono stati effettuati. Un segnale che l'informazione tradizionale sta considerando la rete e i suoi ritorni economici con sempre maggiore attenzione. Per la categoria del miglior copywriting sono stati premiati The New Yorker e New York Times, per la miglior homepage la rivista Life, per il miglior uso della fotografia e per il visual design il settimanale The Economist, per la moda Style Magazine del New York Times e per la categoria Magazine ancora The New Yorker insieme a National Geographic, che è presente anche nella categoria dedicata ai giovani. Infine per le news il New York Times e la BBC. Nel 2010 ci sono state conferme di società di grande successo come Twitter, che è stato vincitore per la categoria Best Practices e Social Networking, e Flickr, dominatore per la categoria Community in entrambi i premi, quindi quelli sia assegnati dalla giuria che quelli popolari. Il blog più premiato è stato Mashable, che è la guida online dei social media, che ha vinto in 2 categorie, sia per il blog business che per il blog cultura. Il miglior blog di politica è stato sorprendentemente Truthdig, che ha superato l'affermato The Huffington Post, forse un segno dei tempi che cambiano. Il miglior blog personale è stato invece Indexed, grazie a un linguaggio grafico molto originale usato per descrivere la realtà quotidiana. Infine per le istituzioni ha stravinto il sito della NASA, lo stesso ha fatto Jim Carrey per le celebrità e il sito Mint per i siti finanziari. Questo sito permette di gestire in modo semplice e immediato il proprio budget familiare. Quest'anno, ed è una buona notizia, ben 3 siti progettati e creati in Italia si sono qualificati per l'Oscar pur senza vincerlo. Il primo è il sito di Moleskine per la categoria Community, il secondo è il sito di Fox News Italia, quindi Flop TV, e il terzo è il sito beppegrillo.it nella categoria Activism. Questo è un segnale importante per la rete e per il suo sviluppo nel nostro Paese.